Finalmente anche quest'anno iniziamo con le review natalizie e apriamo le danze proprio con la Holiday Special Edition di questo 2024 del Disney Store, che è Belle. Sul sito è già esaurita, ha lo stesso anno segnato sulla scatola di Tiana, ne abbiamo già parlato, sì, ne riparleremo forse, vogliamo vedere la bambola certamente, quindi iniziamo questo video. Eccola qua all'interno della sua scatola, che è quasi completamente identica a quella degli scorsi anni. Una grandissima vetrina trasparente sul davanti che ci lascia vedere quasi tutta la bambola. E dico quasi perché la parte qui in basso dove c'è scritto 2024 Holiday Special Edition con tutti questi fiocchi di neve a decorazione è anche leggermente opacizzata di rosa. Infatti la parte finale della bambola non la vediamo benissimo proprio perché la plastica è opaca. Se saliamo vediamo che il rosa sfuma e sparisce e riusciamo a vederla assolutamente meglio. Appena sotto la scritta ci sono altri decori, in questo caso ispirati anche a Belle, infatti vediamo una rosa, dei fiori. Qui ci sono anche Mrs. Brick e Chicco, sempre con i fiocchi di neve. E troviamo anche un libro. Queste decorazioni proseguono anche lungo i lati della scatola e anche nella parte superiore ci sono gli stessi decori un pochino più grandi, dove però in fondo, qui in questo angolo, troviamo questo enorme fiocco rosso con il logo Disney e un nastro che scende lungo il bordo della vetrina frontale. Sotto ai decori, su questa parte rossa effetto metallizzato, troviamo scritto con un font molto discutibile il suo nome, quindi Belle. Questa volta però il retro della scatola non è effetto specchio come tutte le scatole precedenti, ma come vedete è su diverse sfumature dal bianco al rosso. I colori che hanno scelto per Belle. Qui al centro c'è anche un fiocco con questa cornice con scritto in diverse lingue, inglese, francese e spagnolo, una descrizione di questa bambola e qui in basso di nuovo un decoro con un fiore e 2 stelle di Natale sui lati. Ma visto che su questa scatola non c'è molto altro da dire, cosa dite? Corriamo a deboxarla? Direi proprio di sì. Eccola fuori dal box e se posso vi dico già che mi ha stupito tantissimo. Certe cose non mi piacciono, ma vabbè, quello è anche soggettivo, ma altre sono fatte veramente bene. Partendo dal suo viso, che è la cosa che non mi piace in assoluto di questa bambola, lo trovo veramente brutto. Non lo trovo brutto perché è fatto male, ma perché proprio non mi piace questo nuovo viso di Belle. L'avevamo già visto nella linea Ultimate Princess Celebration, nelle Limited Edition, ma qui è forse anche peggio. Comunque, i suoi occhi sono grandi, sono verdi, con 2 sfumature di verde diverso. Sugli occhi ha un ombretto oro sulla palpebra mobile, sulla palpebra fissa e sotto l'occhio invece ha un ombretto leggermente più rosato. Un sacco di ciglia, le sue sopracciglia invece sono castane esattamente come i suoi capelli completamente definite, sulle guance un pochino di blush e sulle labbra un rossetto rosa. Le labbra sono la cosa che mi piace in assoluto di meno di questo nuovo viso. Già la forma della mascella non mi ricorda Belle, le labbra ancora meno. Mi risulta forse un pochino un cricettino, non lo so, non mi piace. I suoi capelli, come dicevamo, sono completamente castani e sono quasi completamente sciolti, a parte queste 2 ciocchettine sui lati che sono raccolte e attorcigliate fino a qui dove sono uniti da questo elastichino marrone. Appena usciti dalla scatola sono abbastanza un disastro, come vedete sembra che la stia portando via il vento, non hanno alcun tipo di gel, sembravano croccanti e invece non lo sono però un po' una fibra direi scadente. Sono un po' la fibra da horror doll, devo ammetterlo. Questa volta purtroppo non hanno messo dei bei capelli. Guardate quanto sono rigidi. Io li prendo, li sposto da una parte e loro tornano esattamente nella posizione in cui erano. Sono veramente rigidissimi, sono plasticosi. Non sono dei bei capelli purtroppo, mi dispiace. Per fortuna andrò a reinscatolarla così non li vedrò mai più. In testa però sul lato sinistro vediamo il primo accessorio, bellissimo, forse anche l'unico accessorio, ma davvero molto bello, che sono dei fiori di plastica rossa, suppongo delle stelle di Natale, con delle foglioline colorate d'oro ed è stato cucito ai suoi capelli in modo che non si possa muovere. Questo fermaglio mi piace davvero un sacco. Non indossa orecchini e non indossa collane, ma vediamo che indossa questo coprispalle che le fa anche da colletto. È lungo dalle sue orecchie fino praticamente ai gomiti, realizzato con questa stoffa bordeaux vellutata. Guardate come cambia colore alla luce, perché ovviamente sapete che il velluto ha sempre un riflesso più chiaro e un riflesso più scuro, molto bello. Tutto il bordo è realizzato con questa finta pelliccia bianca che, ragazzi, è di una morbidezza infinita. È qualcosa di... vorrei farvela toccare perché vi giuro, sembra la pancia della mia gatta. Io quando devo dire che una cosa è morbida prendo la pancia della mia gatta
come paragone, perché rende veramente l'idea. Da questa parte sulla chiusura troviamo anche questo finto bottone, questa specie di spilla di metallo con anche incastonato un cristallo rosso, e si può aprire e chiudere tramite questo gancetto. Questa cosa mi piace molto, si apre facilmente perché purtroppo anche solo muovendola tende a riaprirsi, ma mi piace molto che abbiano messo un gancetto invece del velcro. Bellissimo. Però adesso andiamo a rimuoverlo perché voglio farvi vedere cosa indossa sotto. E anzi, prima di vedere cosa indossa sotto, parliamo anche di questo scaldamani, così poi lo togliamo, che è semplicemente un pezzo di stoffa realizzato a tubo in cui hanno infilato le sue mani. È esattamente solamente un tubo e anche questo è veramente morbidissimo. Per quanto semplice, devo dire che arricchisce moltissimo tutto il look. Mi piace molto soprattutto il tessuto, ragazzi, è fantastico. E in più, non so se si riesce a vedere in camera, ma qui è stato fatto tutto un orlo, proprio per fare in modo che il peletto continui anche sui lati. Bello. Adesso senza il collo alto forse riuscite a capire cosa intendevo per il viso. Sembra quasi avere il mal di denti e la mascella gonfia. Non lo so ragazzi, questo viso proprio per me è bocciatissimo. Guardate, un criceto con le ghiande nelle guance. Vabbè, il suo vestito è comunque tutto un pezzo unico, ma è stato, devo dire, lavorato molto meglio di quanto mi aspettassi. E se non ricordo male è lavorato meglio anche in confronto alle holiday degli anni precedenti. La parte superiore, la parte sul busto, vediamo che è realizzata con due stoffe diverse, un raso di questo rosa antico che poi prosegue anche sulle maniche, ma le vedremo tra un momento, e invece al centro troviamo questo raso tutto decorato con una stampa rosa molto bello, su cui hanno anche cucito questi fiocchettini completamente di nastro dorato. Troviamo un bordino dorato anche lungo tutte le cuciture tra questi due tessuti, che prosegue anche lungo la sua spallina, arriva proprio fino sulle sue spalle. Le maniche, come vi dicevo, sono dello stesso tessuto rosa antico, arrivano strette fino al gomito dove poi si allargano e diventano di una forma molto particolare, perché il tessuto rosa si apre quasi a palloncino ed è un pezzo cucito in più, ma se lo alziamo vediamo che sotto c'è un altro pezzo di stoffa che è stato cucito sulla sua manica, in fondo alla sua manica, ed è di una stoffa rosa molto più chiaro, che si apre molto più ampia e più lunga nella parte sotto. Bella, mi piace. Questi sono i dettagli a cui tante volte non facciamo caso, ma che secondo me una semplice manica doppia invece che singola cambia tutto, cambia veramente tutto. Sul retro però non troviamo assolutamente nessuna decorazione, solamente quella stoffa rosa antico, quel raso rosa antico. Scendendo a guardare la sua gonna invece vediamo che è composto da due strati. Quello più esterno è realizzato con lo stesso tessuto, con lo stesso velluto da cui era composto anche il coprispalle. Mi piace da morire, questo è un tessuto che mi piace tantissimo, è anche molto morbido. Lungo tutto il bordo sono stati stampati con questo oro tutti questi dettagli con agrifogli, fiori, fiocchi di neve, tutte cose che ovviamente richiamano il Natale, e i decori proseguono anche lungo il retro della bambola. Non completamente, perché non arrivano proprio perfettamente fino alla cucitura, ma comunque questa stampa prosegue quasi fino alla cucitura. E vi faccio già notare che confronto alla limited edition di Ariel che abbiamo appena recensito, questa Belle ha le gonne staccate. Non sono tutte unite da un'unica cucitura, ma sono due gonne separate. Proprio come piace a me. Lungo tutto il bordo della gonna ritroviamo comunque quella pelliccia bellissima e morbidissima bianca. Abbiamo già visto che c'è anche sul retro. E se andiamo ad aprire questa parte vediamo meglio invece il tessuto sottostante, che è esattamente quello che c'era sotto ai fiocchi dorati sul suo corsetto, e trovo che sia veramente bello. È un tessuto abbastanza rigido, non è morbidissimo, si vede anche che non è molto morbido. Ma queste stampe così tono su tono, che cambiano semplicemente per latura ma il colore rimane uguale, secondo me arricchiscono tantissimo tutta l'estetica di questa bambola. Tante volte questi sottogonna li mettono solamente a tinta unita, prendiamo ad esempio di nuovo la limited edition di Ariel, invece in questo modo arricchisce moltissimo tutta la sua gonna. Ma se andiamo ad alzare questo strato vediamo che sotto è stato anche foderato. Non me lo aspettavo, ma invece, anche se questa bambola non è una limited edition, tutta la gonna sotto è stata foderata con un'altra stoffa sicuramente non di estrema qualità, ma liscia e completamente rosa cipria. Mi piace, sono contento che l'abbiano realizzata così bene. Alzando anche questa gonna, sotto possiamo vedere che indossa questo sottogonna di tulle, un tulle molto rigido che serve semplicemente per dare volume, ma che se guardiamo bene è realizzato come pezzo separato, quindi è come se fosse una seconda gonna a tutti gli effetti.
che si infila e si sfila tramite questo elastico. Anche ai piedi devo dire che hanno fatto un bel lavoro perché le hanno messo questi stivali rossi bordeaux con, guardate davanti, tutta questa parte decorata con questo oro metallizzato e sono davvero belli. Sono stivali che non si vedono perché sono totalmente coperti dalla gonna, ma sono realizzati davvero benissimo e in più, se guardiamo proprio bene, anche la suola e il tacco hanno un colore diverso perché sono di questo grigio marroncino che ci sta benissimo, che li rende ancora più realistici. Questa bambola di Belle ha il solito corpo classic Disney Store, quindi articolata al collo, alle spalle, ai gomiti, ai polsi e alle anche, e in più ha l'articolazione al ginocchio con il click-clack. Quindi un corpo semplicissimo. Ma andiamo un attimo a vedere la collezione completa. Ariel è stata la prima che hanno realizzato, che adesso è anche ricercatissima ed era già stupenda, anzi lo è tuttora stupenda, uscita nel 2020. Il 2021 è stato l'anno invece di Rapunzel, che forse ad oggi rimane la più bruttina, non tanto come estetica, che è sempre soggettivo, ma quella forse realizzata un pochino peggio confronto a tutte le altre. Nel 2022 invece è uscita Trilly, che ancora non mi so spiegare come mai abbiano scelto Trilly e non un'altra principessa, ma anche lei nascondeva veramente un sacco di dettagli molto belli, anche se forse non ancora a livello di quest'anno. Nel 2023 è uscita Tiana, anche se c'è scritto 2024, e lei per me era la più bella in assoluto. Aveva una realizzazione meravigliosa, la giacca è stupenda, tutto è stupendo, ma vi devo dire che guardandole tutte assieme sono sicuramente bellissime, ma con questa Belle, tolto il viso, hanno fatto davvero un lavoro bellissimo. Trovo che questa linea sia veramente una linea stupenda da collezionare, nulla a che vedere purtroppo con le bambole Holiday di Barbie. Mi piace tantissimo anche il fatto che le scatole abbiano tutte una loro coerenza e quindi durante gli anni si percepisce proprio la collezione che si arricchisce sempre di più ogni anno con un pezzo nuovo. E sì, devo dire proprio che questa linea Holiday Special Edition secondo me è tanto bella e guardandole anche così tutte assieme sono davvero bellissime. Non vedo l'ora di sapere chi sarà quella dell'anno prossimo. Quindi che dire di questa Belle Holiday Special Edition? Wow, wow e basta, perché purtroppo questo viso non mi piace. Avrebbe un triplo wow con un altro viso. Ma il vestito è bellissimo, i dettagli sono belli, i decori sulla gonna sono belli, i tessuti non sono da limited edition, ma sono comunque dei tessuti davvero bellissimi, anche solo esteticamente. Di sicuro siamo lontani dallo stile Barbie Holiday, perché qui siamo su uno stile molto più cartoon, molto più d'altri tempi, molto più elegante, molto meno Instagram, ma direi che in questo caso lo stile Instagram proprio non ci manca, non ci interessa, perché sono bellissime così. Questa linea è perfetta secondo me proprio per com'è. E in più non riesco a pensare che ci siano dettagli di metallo come la spilla sul coprispalle e ci siano i fiocchettini, i bordini dorati sul vestito, tutto questo pelo morbidissimo ad un prezzo di 55 euro, quando una semplice Barbie Holiday ce la vendono intorno ai 65 euro. Devo dire ragazzi che sono davvero contentissimo di collezionare queste bambole e che le trovo davvero wow. Purtroppo, c'è un purtroppo, non arriva con alcuno stand, ma ormai lo sappiamo, le bambole di Disney Store, anche le Special Edition, lo stand non lo hanno. L'unica cosa che mi dispiace è che non ve la posso consigliare perché purtroppo è andata sold out. Queste bambole vanno sold out più o meno ogni anno, ma poi ritornano. Quest'anno non sta tornando, anche se in America l'hanno già messa in sconto perché evidentemente vende molto meno e ne hanno molte di più. Ma detto questo, adesso però voglio sapere voi cosa ne pensate di lei, quindi scrivetemelo qui sotto in un commento e soprattutto, visto che le abbiamo riguardate un pochino tutte queste 5 bambole di questa linea, qual è la vostra preferita? Ariel, Rapunzel, Trilly, Tiana oppure questa nuovissima Belle? Io ve lo dico senza problemi, la mia preferita è ancora Tiana. È bellissima, ha uno stile bellissimo, è realizzata benissimo. Però ragazzi anche tutte le altre sono davvero molto belle. Infatti adesso appena finisco di salutarvi vado a riguardarmi tutte le recensioni che ho fatto di queste bambole. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. E tu che sei arrivato fino a questo punto del video, lasciami un emoji alberello di Natale nei commenti.